L'ennesima rosicata di Giampiero Gasperini, la discussione sul flop oppure no di questa Supercoppa italiana, un dato particolare su Marcus Thuram e poi il tema Lautaro Martinez che torna sempre, sono alcune delle cose che potresti non aver visto in Inter-Atalanta 2-0, questa semifinale di Supercoppa italiana che l'Inter vince volando nuovamente in finale, e noi come ogni volta dopo la partita, il giorno dopo a freddo, vi portiamo un'analisi più approfondita con delle curiosità e delle particolarità sui temi più discussi e non solo di questa partita, appunto, che l'Inter continua a vincere contro l'Atalanta, la settima vittoria consecutiva contro la squadra di Gasperini, continua a vincere senza subire gol. Tra l'altro la nostra Inter mantiene un record che si è visto veramente poche volte nella storia nerazzurra. Si torna in finale in attesa di sapere se l'avversario sarà la Juventus o il Milan, con l'obiettivo di vincere per la quarta volta di fila la Supercoppa, come nessuno è mai riuscito a fare. In questo episodio quindi analizziamo la partita a freddo e vi porto anche tra l'altro un nuovo format alla fine, con il commento invecchiato male della partita e i commenti divertenti, un paio di commenti divertenti che sono arrivati durante il corso della live. Me lo avevate chiesto, adesso facciamo questo test, ma lo faremo alla fine di questo appuntamento. Ben ritrovati però innanzitutto, amiche e amici passione interisti, vi invito a lasciare un mi piace, se non l'avete ancora fatto mi raccomando iscrivetevi al canale, clic sul tasto iscriviti proprio qui sotto, così continuate a far crescere il nostro progetto e continuate a supportarci, ma soprattutto non vi perdete neanche uno dei contenuti che vi portiamo ogni giorno. In questo contenuto, ormai lo conoscete, uno dei più seguiti e più apprezzati qui su Passione Inter, vi porto 5 curiosità, lo facciamo in ordine sparso su questa partita, non in ordine di importanza, e io questa volta vorrei partire anche un po' da una battuta. Spesso l'abbiamo fatto nelle ultime settimane, ma ribadisco, cosa non si è visto? Primo punto in Inter-Atalanta, forse non si è vista l'Atalanta, verrebbe da dire, per come è stato lo sviluppo della partita. È vero che gli expected goal alla fine, se andiamo a vedere, sono simili, con l'Inter 2,89, l'Atalanta 2,56 mi sembra, quindi come produzione offensiva chi non ha visto la partita potrebbe pensare che Inter e Atalanta hanno prodotto le stesse occasioni. In realtà lo dicevamo, il dato è stato molto falsato, molto sbilanciato nel finale, quando poi l'Atalanta anche in un'unica occasione ha tirato 3 volte verso la porta, ma quella è una singola azione, non sono 3 occasioni da gol grandi che sono state create, mentre l'Inter già nel primo tempo aveva chiuso con 1,51 di expected goal, mi sembra, contro lo 0,15 dell'Atalanta, che era stata praticamente dominata. Ma è stata dominata perché? Sicuramente per dei meriti dell'Inter, ma anche perché forse non è giusto dire non si è vista l'Atalanta, non si è vista la vera Atalanta probabilmente, ma una vera Atalanta che cosa si intende? Qualcuno dirà perché è stata snobbata la Coppa. Gasperini diciamo che forse mi ha dato un pochino ragione, perché parlando io avevo detto che per me questa Supercoppa per l'Atalanta sembrava un pochino un ingombro, e lui ha ribadito nel pre e nel post partita dovremo giocare col Napoli, l'Udinese, la Juventus, la Champions League, eccetera, eccetera. Quindi ha fatto un po' sembrare questa Supercoppa fosse un ingombro, ma mai nessuno va in campo per perdere, almeno spero e immagino. Quindi i cambiamenti di formazione Gasperini li ha spiegati anche ricordando che si gioca in 16, ma soprattutto secondo me c'è stata anche una vera e propria strategia messa in campo, cioè Gasperini ha sempre perso contro l'Inter, sta perdendo puntualmente, ci ha provato in ogni modo e continua a perdere, allora ha provato almeno a cambiare gioco questa volta, ha provato soprattutto a sporcare la partita il più a lungo possibile. Tra l'altro, visto che poi parleremo anche di Gasperini che ha parlato degli arbitri, l'Atalanta è stata anche piuttosto fallosa soprattutto nel primo tempo, ma non soltanto. Sono andato a vedermi i dati, se non sbaglio l'Atalanta ha commesso 14 falli, di cui nel primo tempo 3 su Marcus Thuram, quindi c'era anche un piano piuttosto preciso anche nell'andare a interrompere le azioni soprattutto di Thuram, intervenendo fallosamente. E poi mantenendo la partita in bilico con questa formazione in cui mancavano De Ketelare, mancava Lokman, c'è fuori Retegui infortunato, Bellanova ha detto Gasperini che aveva anche un problema al ginocchio anche lui, cercava di tenerla in bilico per poi buttare nella mischia questi giocatori, i titolarissimi, e provavi a sfangarla nel finale. Ecco, l'Inter anche contro questa nuova Atalanta vince ancora una volta, e a differenza di tutte le altre squadre l'Inter dimostra che ha un atteggiamento superiore a tutti in questo momento e che vuole vincere davvero tutto, non snobba nessuna competizione e va avanti per la sua strada come un carro armato. A proposito di Gasperini, dicevo,
caporato degli arbitri e a Mediaset in particolar modo si è scagliato contro la decisione sul primo gol. Il primo gol non esiste, c'è un calcio d'angolo che non c'è, De Vrij ostacola il portiere, un fallo netto su Scalvini che non riesce a saltare. In conferenza stampa si è lamentato ulteriormente per diversi minuti, ha anche detto che ci sono stati 7 minuti al VAR per trovare il fuorigioco che ha annullato il gol all'Atalanta. Allora, c'è da dire che ha anche dato i meriti all'Inter, soprattutto in conferenza stampa ha parlato dei meriti dell'Inter, però Gasperini, ragazzi, proprio non ce la fa contro di noi in modo particolare, non ce la fa ad accettare le sconfitte. È stato graziato in 10 occasioni da gol. Ok, arriva il gol sul calcio d'angolo che probabilmente non c'era, che poi bisogna anche rivederlo chiaramente, ma anche sul VAR, di che cosa ti lamenti? 7 minuti per trovare il fuorigioco. La regola è quella, appunto. Io non ricordo nessuno che si sia lamentato degli interisti quando il Napoli pareggia a San Siro in Inter-Napoli con il gol di McTominay che arriva da un calcio d'angolo che non c'era. Ecco, la verità a questo punto è che Gasperini forse deve un attimino imparare a perdere, però capiamo ecco, che perdere puntualmente sempre contro l'Inter è un pochino frustrante. Terza cosa che volevo poi commentare, che forse non avete visto, ma l'abbiamo sottolineato più volte anche in diretta, la zona Inter e i calci piazzati sono diventati un tormentone di questo appuntamento del giorno dopo la gara e ancora una volta l'Inter colpisce nella zona Inter che si è spostata ad inizio secondo tempo. L'Inter continua a segnare all'inizio del secondo tempo e continua a sbloccare le partite sfruttando molto bene anche i calci piazzati. In questa occasione è ancora una volta, come vi dico ormai dalla Lazio in poi, un calcio piazzato, un calcio d'angolo battuto ad uscire, con la traiettoria ad uscire, con Bissek che parte da dietro, arriva in corsa e proprio Bissek nel contrasto favorisce poi lo stop di Dumfries che va in gol con una bellissima rovesciata, una bellissima girata. Ancora una volta quindi l'inizio del secondo tempo e i calci piazzati sono un fattore determinante per questa Inter che gestisce le partite, le controlla, che sta avendo spesso delle partite simili in cui parte forte, parte bene perché l'Atalanta diciamo voleva tenere la partita sporca fin dall'inizio e tenerla sullo 0-0 eppure l'Inter dopo 30 secondi già potrebbe quasi segnare, poi crea varie occasioni soprattutto nei primi 15-20 minuti, poi subentra una fase in cui se non sei riuscito a sbloccare, diciamo l'avversario un pochino riesce ad ingabbiare l'Inter, riesce a prendere confidenza con l'Inter, che poi però all'intervallo si sblocca e nel secondo tempo mette sotto tutti quanti. E questa è un po' la tendenza delle ultime settimane. Volevo poi sottoporvi un quarto tema che in TV non so se si è visto. Io ho avuto, mi hanno mandato questa foto i colleghi di calciomercato.it di una foto panoramica da dentro lo stadio della Supercoppa italiana dove si vedono le due curve veramente quasi vuote o comunque con una pochissima presenza di spettatori, cosa che si vede anche da questa immagine da dietro la porta con la parata di Carnesecchi sulla Lautaro Martinez. Se guardate sullo sfondo la curva sembra praticamente vuota e anche in quest'altra immagine presa al momento della cerimonia d'apertura della Supercoppa italiana anche la tribuna era con diversi posti liberi. Quindi ancora una volta è un flop in termini di pubblico la semifinale di Supercoppa italiana. Per Juventus-Milan questa sera è previsto un tutto esaurito, chiaramente sono due squadre dal blasone più alto, non tanto dell'Inter quanto, con tutto il rispetto, dell'Atalanta, però questo diciamo che è uno spunto per poter parlare di questo format della Supercoppa italiana. Io chiedo a voi se vi piace, siete soddisfatti oppure no, che cosa ne pensate. Ho letto sui social, se non sbaglio Giovanni Capuano, giornalista del Sole 24 Ore, che scriveva dovete arrendervi, la formula della Supercoppa piace perché ha avuto 5 milioni di spettatori in prima serata in TV. Um, Nel senso, prendiamolo con le pinze, secondo me, anche questi dati, nel senso che intanto su come vengono misurati io ho sempre qualche dubbio su questi spettatori, ma mettiamo che comunque sia vero che ci sono stati tanti spettatori, era una partita trasmessa in chiaro durante dei giorni festivi in una fascia alle ore 20 che è anche piuttosto comoda e senza una grande programmazione televisiva altrove, quindi anche questo va detto, e nessuno che poteva andare allo stadio, quindi magari non sono quegli 80.000 che avrebbero potuto riempire San Siro che fanno la differenza, ma anche quello comunque un po' incide.
per cui questo risultato secondo me va un attimino ridimensionato, ma, io non sto snobbando la Supercoppa italiana, che anzi per me è un trofeo, ha un grande valore anche economico. Ricordiamo che l'Inter passando il turno si è garantita 5.000.000 € almeno, perché arrivando seconda, anche perdendo la finale, l'Inter si porterebbe a casa 5.000.000, in caso di vittoria se ne porterebbe a casa 8, quindi, è una cifra importante, è un trofeo e io sinceramente ho sempre molta voglia di aggiungere qualcosa all'albo d'oro, perché comunque metti comunque un puntino nella tua storia e qualcosa hai fatto, qualcosa rimane, quindi è sempre bello, è sempre importante. Restano dal mio punto di vista tante perplessità su questo format, soprattutto sull'esportazione in Arabia Saudita, che è evidentemente solo per motivi economici, perché intanto l'allargamento a 4 squadre con 2 partite ravvicinate, soprattutto inserito a gennaio, quando dovrebbe essere per me il primo trofeo della stagione, o meglio ancora l'ultimo della scorsa stagione, visto che si dovrebbero originariamente affrontare la vincente della Coppa Italia e del campionato, ecco, riportato così a gennaio mi lascia alcuni dubbi, soprattutto perché incide in maniera pesante sul campionato e sulle altre competizioni, a maggior ragione da quest'anno in cui c'è anche la Champions League a gennaio. Questo mi lascia molte perplessità, è bellissimo vincerla, io tiferò tantissimo per la vittoria di questa Supercoppa, è bellissimo che tanti tifosi possano vederla in chiaro, assolutamente sì, però ecco quella sensazione che si stia vendendo sempre più questo prodotto calcio solo e soltanto per soldi, ce l'ho sempre di più, anche perché poi c'è stato anche il caso prima della partita, della scomparsa di Aldo Agroppi. La Lega Serie A e la FIGC avevano pensato di fare il minuto di silenzio, poi ricordandosi dell'anno scorso, quando il minuto di silenzio è stato fischiato perché culturalmente in Arabia Saudita non è accettato, e non è considerato rispettoso il minuto di silenzio per una scomparsa, ecco, si è preferito evitarlo e questa, dovendo essere la Supercoppa italiana, diciamo che lo trovo un'altra forzatura in nome appunto dell'aspetto economico che è molto importante di questa coppa. Quinto punto ragazzi, a proposito di aspetto economico, bisogna parlare anche un attimo di Lautaro Martinez, che dopo il rinnovo di contratto è al centro di questo caso, perché il rendimento dal punto di vista dei gol è sicuramente in flessione, non sta rendendo come il Lautaro Martinez che conosciamo e quindi c'è tanta discussione su questo rinnovo e su Lautaro, che anche in Inter-Atalanta purtroppo ha sbagliato diverse occasioni da gol. Io non vorrei riaprire sempre il capitolo. Io in questa partita ho mostrato questo screenshot dove fa questo movimento a venire incontro e manda Hien lontanissimo dalla porta e poi riesce anche ad andare al tiro molto bene, dove poi Di Marco si mangia un gol dove poteva fare sicuramente meglio, ma è stato un movimento che lui ha ripetuto più volte, ha messo in difficoltà più volte Hien nella marcatura uomo con questa situazione. Ho rivisto dei lampi di Lautaro Martinez anche nel suo modo di venire incontro, prendere la palla e girarla sul lato opposto, nel difendere il pallone e sparare alla porta. Delle cose in più da questo punto di vista secondo me si sono viste. È chiaro che le pecche sotto porta sono piuttosto evidenti e sono piuttosto gravi anche, perché è vero che c'è stato anche un grande Carnesecchi, ma da un attaccante come lui con quei numeri lì sicuramente sotto porta ti aspetti qualcosina in più. Io però non volevo riaprire questo capitolo tanto sulla partita di Lautaro, che abbiamo trattato già in abbondanza, volevo solo dare una mia impressione che, riguardando la partita più a freddo ho avuto un pochino di più, in presa diretta un pochino meno, ma riguardandola e confrontandomi anche con i ragazzi di Passione Inter, parlandone anche nel club di Passione Inter, ce l'ho avuta un pochino di più. Questa sensazione che alcuni giocatori in particolare abbiano cercato di far segnare Lautaro Martinez. Per esempio questo screenshot che metto di Di Marco, qui Di Marco diciamo che col mancino mi aspetto che possa tirare, possa anche far bene. Qualcuno mi citava anche Taremi che va a servire Lautaro Martinez, vero, anche se per me Taremi ha un problema di troppo altruismo e scherzando dicevo, ci fosse stato anche Inzaghi, lui l'avrebbe passata anche ad Inzaghi addirittura, perché non punta la porta, non tira, deve tirare in porta, il nostro tormentone che diciamo spesso. Però Taremi anche questa volta è entrato bene, mi ha fatto delle buone cose, deve diventare un pochino più egoista, secondo me. Ma a parte questo, c'è stata un po' la sensazione che in alcuni momenti si sia cercato di far segnare Lautaro Martinez. Non è un problema in senso assoluto, secondo me, perché vuol dire che i giocatori ci tengono al suo compagno di squadra, al suo capitano.
non è una cosa che mi auguro sinceramente, non è quello che mi aspetto dai giocatori dell'Inter. Non trovo giusto che si faccia del tutto per farlo segnare, soprattutto in questi momenti così importanti, perché poi, da un'azione in cui puoi chiudere la partita, puoi fare il 3-0, rimane la partita in bilico e dall'altro lato l'Atalanta rischiava di riaprirla e rischiavi di farti del male. Tra l'altro con Inzaghi che questa volta aveva avuto anche delle scelte coraggiose, perché al 68esimo toglie Carlos Augusto, scusate, mette Carlos Augusto Asllani, toglie Bastoni e Çalhanoğlu in un momento in cui non stavano facendo bene, nessuno dei due, e quindi da un lato poteva sembrare un po' la sensazione che la partita fosse finita, dall'altro anche una scelta forte di togliere due titolarissimi che non stanno facendo benissimo. Bastoni non era anche al meglio, quindi c'era stato anche questo motivo, però ti sei messo comunque nelle mani di due giocatori che non sono titolarissimi, per quanto Carlos Augusto in questo momento forse potrebbe anche scavalcare un pochino Di Marco, perché Di Marco sembra un pochino giù in questa fase, mentre Carlos sembra uno dei migliori. E dunque hai rischiato di non chiudere la partita per far segnare Lautaro Martinez con dei cambi che potevano, ecco, non essere magari i titolarissimi in quel momento, e rischi di complicarti la vita in un finale che invece potevi tranquillamente gestire. Secondo me Lautaro ha bisogno di sbloccarsi, è vero che ha segnato anche col Cagliari, ma ha bisogno di sbloccarsi proprio facendo parte del gioco e non perché gli altri riescono a metterlo nelle condizioni di segnare e fanno tutto per far segnare lui. L'Inter deve continuare a giocare da Inter perché questo è il vero punto di forza. Lautaro deve continuare a giocare da Lautaro perché dei lampi si stanno vedendo e prima o poi tornerà a fare anche il vero Lautaro. O comunque, se anche dovesse chiudere la stagione con molti meno gol del solito, il suo lavoro è comunque importante se fa il vero Lautaro, non con l'ossessione del gol. E chiudendo, avevo promesso anche questo nuovo format dei commenti divertenti. Ieri ci ha fatto sorridere Cappi77 dopo un'inquadratura di Marotta in tribuna. Ha scritto Marotta sembra un villain che guarda il suo impero, e a maggior ragione viene da sorridere perché dopo la partita, ragazzi, tanti commenti sulla Marotta League. Mi hanno preso d'assalto sul profilo TikTok di Passione Inter, me ne hanno scritte di tutti i colori: Marotta League, parlate dell'arbitro, eccetera eccetera. Io, ragazzi, questo rosicamento per un calcio d'angolo, perché poi l'episodio sarebbe questo: se poi andiamo a vedere la partita, l'Atalanta nel primo tempo soprattutto ha picchiato come dei fabbri, e è arrivato un solo cartellino giallo per Scalvini, e nessuno dice nulla. Mi fa veramente impazzire. Tra l'altro poi calcio d'angolo, se non sbaglio, in Inter Napoli era sempre Chiffi che non ha dato il calcio d'angolo, che ha dato il calcio d'angolo su cui poi ha segnato McTominay, che non c'era, per cui, per dire. Però Cappi77 ci ha fatto ridere con questo commento in live, ci ha fatto ridere molto anche Giovanni. Marcus, per favore prendi il mio adduttore, a me non serve. Problema per Thuram, forse salterà la finale di Supercoppa Italiana, è stato sostituito all'intervallo della partita, l'ha spiegato anche Inzaghi, visto che non era al meglio, ha preferito non giocarsi uno slot durante il secondo tempo e sostituirlo all'intervallo. A proposito di sostituzioni, invece, il commento invecchiato male della serata va a Luigi, che nel primo tempo, non solo lui, lo hanno scritto in tanti, se entrano i tre titolari, anzi se entrano i titolari dell'Atalanta ne prendiamo tre. Questo è il commento di Luigi, ma in tanti hanno scritto molto dei titolari dell'Atalanta: quando entrano ci massacrano, quando entrano ci ribaltano. Sono entrati, abbiamo vinto noi comunque. Fatemi sapere un po' anche voi che ne pensate anche di questo format, se vi piace, delle nostre osservazioni, e che cosa ne dite. Lo porteremo sempre meglio comunque nei prossimi appuntamenti, ve lo assicuro. Vi aspetto nel club di Passione Inter, dove stiamo discutendo di tutti i temi caldi del post partita, su www.passioneinter.club, quindi ci vediamo lì. Vi lascio con un altro approfondimento che trovate in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue su YouTube vi basta cliccare qui.